Bene, come si dice, dalle stelle alle stalle. Siamo di ritorno dopo la nostra visita all'Ornocal a Tilcara. Siamo tornati qui con fatica perché sono successe cose nel frattempo e in meno di 60 km all'incirca. Abbiamo dormito alla stazione di servizio di Tilcara, che insomma non è stata proprio una notte tranquilla tra luce e rumori. E adesso come prima cosa stiamo andando al Western Union perché qui non è così facile ritirare i soldi, quindi da quello che abbiamo visto o letto bisogna prendere appuntamento, per cui stiamo andando a vedere che onda. Questa è la guardia medica e noi stiamo andando adesso alle poste, al correo. Toby, dale, perché lì è uno dei punti dove si può ritirare Western Union. Bueno, primo tentativo fallito perché qui Western Union non hanno molte riserve di denaro, quindi non è semplice trovare chi ti dà, ovviamente chi ha la riserva di denaro per darti ovviamente i soldi con la trasferenza, per cui proviamo il secondo. ¿Quieren ingresar tú esta vez? A ver qué onda. Secondo tentativo? Fallito. Lo que decía Juli, ¿no? Bueno, Estoy quitando los labios. visto che il secondo tentativo ha fallito, andiamo per il terzo. Il banco. Ragazzi, hermoso, ¿qué haces ahí, chiqui? Bueno, normalmente preferiamo ritirare con Western Union perché il cambio è più favorevole. Vede con la banca quanto risulta. Sono senza aria oggi. Bueno, nos cobraba 641 en realidad, Ah, bueno, como Western Union, pero hay no. un límite che è 15.000. certo, quindi vabbè, la tassa di cambio è la stessa, 641 ad oggi. Sí. Western Union 643. Ok, solo che con il banco c'è un limite di 15.000 pesos che sono 30 euro. Con la E ovviamente paghi la commissione tutte le Sì. volte, quindi ritiri meno, hai una commissione più alta. la commissione erano 3.000. 5.000. 5.000? No, 3.000. 5 euro. Ah, 5 euro. 3.000 peso, 5 euro. Bene, ora sì, siamo fermi in Tilcara perché ieri abbiamo bucato una gomma e va bene, avevamo la gomma di riserva, però ora abbiamo la caja de dirección. Perrito! Ciao cicciolotto! Stavo dicendo, abbiamo la caja de dirección che non so come si chiama in italiano, la direzione del van che praticamente si sta per bloccare o è quasi bloccata, e l'abbiamo scoperto ieri mentre stavamo ritornando verso Tilcara perché la camionetta, ovviamente il volante non girava più verso destra, quindi siamo fermi qua. I piani cambiano rispetto alla nostra tabella di marcia e stiamo vedendo se riusciamo a conseguire a trovare il pezzo di ricambio in Argentina, perché il nostro modello di van è brasiliano e quindi ci possono essere delle variazioni. Culone. Tilcara è uno dei paesini che compongono la Quebrada de Humahuaca. Si considera il cuore della Quebrada, a metà tra Purmamarca, paesino dove è possibile visitare il Cerro de los Sette Colores, e Humahuaca, base per visitare invece la montagna dell'Ornocal. Terra di immigranti, l'Argentina, e per quanto gli argentini vadano fieri della loro discendenza europea, una parte della storia dell'Argentina invece risale proprio a questi luoghi.
10.000 anni di storia nella Quebrada de Humahuaca, un'influenza inca ancora visibile e tradizioni e cultura cosmoandina che ancora oggi i popoli indigeni cercano di portare avanti nonostante l'avanzare della società moderna. La bandiera Huipala sventola fiera, simbolo dei popoli andini e dei popoli indigeni in generale, rappresenta anche la Pachamama, gli alberi, le piante, gli animali, rappresenta la vita in armonia e porta con sé un messaggio molto importante, il rispetto per la diversità culturale. La Quebrada potrebbe essere definita in italiano come un canyon, nello specifico è un passaggio molto stretto tra le montagne caratterizzato proprio dalla presenza di una valle. Per la bellezza dei suoi scenari e per la sua storia antica, la Quebrada de Humahuaca è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità nel 2003. Terra di mais, di patate colorate, terra di trekking e terra di case di argilla e di terra. In questo scenario Tilcara offre numerosi servizi turistici e alcune interessanti escursioni. La prima è proprio quella del Pucará. Il Pucará è un sito archeologico preispanico ed è una delle costruzioni tipiche delle regioni andine fino all'Ecuador. Questa tipologia di costruzione veniva usata per proteggere raccolti e ricchezze, infatti il suo termine in quechua significa proprio fortezza o fortificazione. La seconda escursione è quella del Giardino Botanico d'Altura. Il Giardino Botanico è un progetto di investigazione, di conservazione e di educazione sulla biodiversità che si trova proprio in questa regione, in quest'area dell'Argentina e dove prevalentemente si possono trovare piante aromatiche, piante medicinali e soprattutto cactus che qui si conoscono come cardones. La terza escursione è la Cueva de Huayra. Huayra in quechua significa vento. E la cueva ovviamente è una grotta. Questo è un trekking di difficoltà medio-alta e l'escursione prevede sì o sì una guida. Secondo la credenza popolare questo era un luogo sacro dove gli antichi saggi si isolavano dalla comunità per cercare silenzio e per ascoltare la voce della terra e avere così delle rivelazioni. A 10 km andata e ritorno dal centro di Tilcara ti aspetta un trekking in un sentiero antico tilcaregno per arrivare a godere di una cascata di 18 metri incastonata tra le pareti e conosciuta anche come cimitero di giganti. Infatti qua si possono ritrovare resti fossili di animali simili ai dinosauri. Allora prima di andare verso il mirador, il punto panoramico, vi aggiorniamo sulla situazione del van. Sono già 2 giorni, no? Che siamo a Tilcara, che siamo tornati a Tilcara. Siamo ancora fermi qua, non ci sono novità, ovvero noi abbiamo dei contatti dei meccanici in Brasile che ci avevano già ricevuto, infatti troverete un video anche nel nostro canale su di loro. Il problema è che questo pezzo del van non si trova neanche nei negozi di ricambi che sono appunto in São Borja. Quindi stiamo cercando di capire il Mercado Libre. Il Mercado Libre è una piattaforma simile, andiamo lenti intanto mentre andiamo verso su. Claro, è una piattaforma simile ad Amazon, però sul territorio latino, che ha alcuni vincoli, ovvero che se tu non sei del paese, in realtà come straniero non puoi comprare, mentre su Amazon ci si può iscrivere, qualsiasi persona può iscriversi e comprare. Con Mercado Libre no, bisogna avere sempre delle persone intermediarie locali che possano fare la compra per conto nostro e noi ovviamente poi rigirare i soldi a loro. E quindi praticamente il problema è, uno, abbiamo degli amici in Brasile che potrebbero fare la compra, però il problema rimane dove inviare il pezzo e poi come passare il pezzo da Brasile all'Argentina. Quindi stiamo cercando qualcuno che ci faccia il favore di ricevere questo pezzo in Argentina o passare la frontiera con il Brasile per riceverlo e poi inviarcelo a dove siamo noi fondamentalmente, perché
il modello argentino di combi Volkswagen non è lo stesso brasiliano e quindi il pezzo di ricambio non coinciderebbe. Per cui siamo fermi qua, il Toby ha fatto un cassettino. Siamo fermi qua, non sappiamo come terminerà il tutto, vedremo. Siamo da una settimana. Sì, aspetteremo una settimana, arriveremo fino a domenica, poi vedremo se provare a spostarci un pochino nella città più vicina che è Jujuy o non lo so, vedremo.